I progressi tecnologici sono molto comodi, ci permettono di migliorare la nostra vita quotidiana. Ovvio, ha tante difficoltà che prima si presentavano in maniera a volte insormontabile, ma attenzione, alcuni progressi tecnologici possono rivelarsi inaspettatamente pericolosi, soprattutto quando sono troppo rapidi e quando riguardano argomenti, questioni, ambiti già di per sé pericolosi. È il caso delle armi. Se ci pensate, negli ultimi 2 secoli il progresso tecnologico in ambito bellico è stato enorme. Fino agli inizi dell'Ottocento il massimo del progresso tecnologico era rappresentato dalla polvere da sparo e dalle sue varie implicazioni e i suoi metodi di utilizzo. Poi abbiamo visto dei grossi cambiamenti. Abbiamo visto l'introduzione delle armi da fuoco a canna rigata, non più solo a canna liscia, degli esplosivi ad alto potenziale, dei proiettili dotati di spoletta e di testata, a volte dirompente, a volte shrapnel, o ancora la mitragliatrice, i fucili semiautomatici, via via fino ad arrivare, con la Seconda Guerra Mondiale, alla missilistica, che oggi riveste un ruolo particolarmente importante all'interno di quasi tutte le forze armate. Ecco, il progresso tecnologico va tenuto sotto controllo, perché uno sviluppo eccessivamente rapido, senza le giuste contromisure, può portare a delle tragedie. Ed è quello di cui parliamo oggi. In nome dei segreti più inconfessabili, pensiamo a quelli militari, a volte si tende a insabbiare. È anche il caso, lo vediamo a breve, dell'episodio che narreremo oggi. D'altronde occorre sempre mantenere riservo su questioni molto importanti e oltre alle vicende militari, pensate a qualcosa di più quotidiano e alla vostra portata. Pensate alle vostre navigazioni web, pensate a quanti rischi vi siano, malintenzionati che vi spiano, qualcuno che potrebbe rubare i vostri dati, la vostra mail, le vostre password per utilizzarle a vostra insaputa o per rivenderle nel dark web. Per evitare tutto questo, tutti questi rischi, i nostri amici e partner di NordVPN vi permettono di aderire a una grande offerta di durata biennale con 4 mesi extra di sconto esclusivo e la solita garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati per proteggervi da qualunque malintenzionato. Non avrete più problemi di pubblicità invasive, non avrete problemi di accedere a siti magari pericolosi e sicuramente i vostri dati non finiranno nel dark web. Approfittatene, è un consiglio. La nostra storia inizia con un'enorme esplosione, assordante, potente, devastante, vetrate e finestre che vanno in frantumi, intonaci che cadono, l'onda d'urto che si spande in un'intera città. E vi domanderete, cosa è successo? La caldaia è esplosa? No, è impossibile. Un incidente ferroviario? Si sarebbe sentito il clangore delle lamiere. Una bomba? Se fosse una bomba aerea si vedrebbero aerei in cielo e comunque non ci sono crateri. Quindi quell'esplosione potente che scuote la città di Brindisi la mattina del 27 settembre del 1915 arriva dal mare, anzi esattamente dal porto, dove una grande nave sta colando a picco. Brindisi si sveglia nel panico quella mattina per accorgersi poco dopo che una grande tragedia si è compiuta nel suo porto tra le varie navi ancorate in rada. È saltata in aria una grande nave, una corazzata, la Benedetto Brin, una vecchia corazzata pluricalibro che era ancorata nel Porto Medio, vicino alla spiaggia di Marimist. Era passata da poco l'ora di colazione quando la grande nave è stata scossa da una esplosione titanica, una colonna di fuoco che da poppa aveva scagliato verso l'alto e poi in mare una delle 2 torri dei grossi calibri. Poco dopo la corazzata, già ridotta a un relitto in fiamme, si era inclinata di poppa, iniziando ad appoggiarsi sul fondo, scavando con i propri rottami ferrosi una sorta di letto fangoso all'interno del porto. Gli spettatori della tragedia erano a bordo delle altre navi in rada e potevano solo scorgere le sagome dei marinai che provavano a mettersi in salvo, a scappare da quella nave condannata, divelta, distrutta, un inferno fiammeggiante sull'acqua. La Brin, va detto, non era una nave moderna, ma era comunque considerata efficiente. In servizio già da una decina d'anni, il suo valido progetto era stato superato dall'immissione in servizio da parte degli inglesi della HMS Dreadnought, la prima corazzata monocalibro al mondo. Ironia della sorte, progettata seguendo le idee di un tecnico italiano, l'ingegner Vittorio Cuniberti, le cui idee erano state recepite oltremanica, mentre in Italia
soprattutto per una questione di bilanci ristretti, non era stato possibile sviluppare le sue teorie. Dall'entrata in servizio della Dreadnought, la Prin e le altre navi del suo tipo erano divenute improvvisamente superate, anche se magari avevano pochi anni di servizio alle spalle, quasi inutili per lo sforzo bellico e relegate spesso a compiti di secondo piano. Ma lo scoppio della Grande Guerra e l'ingresso del Regno d'Italia nel conflitto al fianco dell'intesa cordiale aveva indotto la Regia Marina ad arruolare qualunque nave disponibile, persino quelle più datate, per garantire la difesa costiera. Questo era il compito. Non solo, il confronto armato con l'impero austro-ungarico richiedeva la necessità di bloccare alla Cook Kriegsmarine, la marina da guerra Imperial Regia, l'unica via di fuga, ossia il canale d'Otranto, chiudendo quindi il mare Adriatico così che la flotta nemica non potesse uscire in mare aperto a disturbare le azioni delle marine alleate. La Prin era in servizio assieme alla sua gemella, la regina Margherita, destinata anche questa è una triste fine, salterà in aria un anno dopo su un campo minato. E alle più moderne Alighieri, Cavour, Cesare, e di queste ultime abbiamo già parlato, ma anche ad altre Pulicalibro. La mattina del 27 settembre 1915 era in programma un briefing dall'ammiraglio Ernesto Rubin de Cervin, comandante della terza divisione navale, proprio nel quadrato ufficiali a bordo della corazzata Benedetto Brin. Alle 8, come abbiamo visto, la nave è improvvisamente scossa da una potente esplosione, una colonna, immaginate, di fuoco giallo e rosso che sale a poppa, scardinando la pesante torre coi cannoni a 305 mm e sale in cielo, precipitando a sinistra della nave, in mare. Il fumaiolo poppiero e il vicino albero si accartocciano su loro stessi, come se fossero fatti di cartapesta. Si odono urla, si vedono marinai impazziti che chiedono ordine e che alla fine si buttano in acqua, mentre la Brin inizia la sua discesa verso il fondo. È una vera tragedia. I brindisini, va detto, danno dimostrazione di grande coraggio e abnegazione. Accorrono sul luogo temendo che l'esplosione udita in precedenza riguardasse il vicino castello Alfonsino, ma possono solo vedere il tremendo spettacolo offerto dalla disgrazia e si impegnano subito, per quanto loro possibile, nel salvataggio dei superstiti. Ogni forza disponibile in rada è impegnata in questa opera titanica. I brindisini stessi si offrono volontari, cercano di aiutare i sopravvissuti in qualsiasi modo, li tirano fuori dall'acqua, cercano di tamponare in qualche modo le ustioni di chi è rimasto bruciato da quell'enorme esplosione, tirano fuori lenzuola, coperte, qualsiasi strumento per alleviare le sofferenze. La Prina, ancora avvolta da fumo e fiamme, finisce sotto acqua in meno di un'ora, lasciando affiorare solo parte delle sue sovrastrutture. I funerali delle vittime, molte non recuperate o addirittura irriconoscibili a causa delle gravissime ustioni, sono celebrati il giorno dopo. La conta dei morti è spaventosa. Metà dell'equipaggio è perito nell'esplosione. Su 943 uomini a bordo se ne sono salvati 447. All'appello mancano sia Rubin de Cervin che il comandante della Benedetto Brin, il capitano di vascello Gino Faraforni. Ma la sorte ha voluto che i due, assieme agli altri 21 ufficiali, fossero riuniti nel quadrato che si trovava proprio a poppa, esattamente a pochi metri dal luogo dell'esplosione. Sono stati investiti in pieno. Per loro non c'è stato nulla da fare. Occorreranno parecchi anni per completare il recupero di ciò che resta della nave. Solo nel 1924, cioè 9 anni dopo, il porto sarà liberato dai rottami della Benedetto Brin e nell'occasione verranno ritrovate altre salme prontamente tumulate. Le artiglierie della nave, già recuperate, erano andate ad armare dei monitori delle imbarcazioni costiere a basso pescaggio, ma pesantemente armate, utilizzati per fronteggiare lungo le coste venete e friulane le incursioni nemiche, appoggiando le truppe di terra col loro fuoco di copertura. Le cause della tragedia, ecco, quelle purtroppo nell'immediato non si riescono a cogliere. C'è chi parla di una mina, ma com'è possibile una mina all'interno di un porto? I porti non vengono minati, il nemico non può entrare per disporre degli esplosivi e figuriamoci se chi possiede e governa quel porto ha intenzione di disporre delle mine. C'è chi dice che potrebbe essersi trattato di un tragico errore da parte di uno degli artiglieri di bordo che ha maneggiato incautamente le cariche di lancio. Si fa strada rapidamente una tesi, quella del complotto, del sabotaggio, dell'intervento di agenti austriaci o peggio ancora di traditori italiani al soldo del nemico, che avrebbero piazzato una bomba in cambio di denaro. Questi sospetti sono terribili. Ma come? Italiani che tradiscono la loro nazione in cambio di soldi? Ecco, qui i sospetti porteranno a tante indagini, fino, lo abbiamo già visto in un altro video che trovate nel canale, al colpo di Zurigo,
un colpo sensazionale del controspionaggio italiano, ma occorrerà un secolo intero per far luce sulle reali motivazioni del disastro. Spetterà alla Marina Militare Italiana, l'erede della Regia Marina dopo la Seconda Guerra Mondiale, sgombrare il campo dai dubbi. Se andate a leggere il comunicato presente ancora oggi nel sito ufficiale della Marina Militare, troverete finalmente la spiegazione. Come ormai acclarato, questo scrivono i responsabili storici dell'Arma, si trattò di una disgrazia non diversa da quelle accadute in altre marine da guerra dell'epoca. La causa dell'affondamento era infatti da attribuire ai nuovi esplosivi utilizzati per le cariche di lancio e di scoppio, che indispensabili e sempre più potenti erano stati introdotti da troppo poco tempo perché se ne conoscessero tutte le caratteristiche relative alla loro stabilità. Insomma, la disgrazia fu dovuta alla sottovalutazione della potenza dei nuovi strumenti bellici, il cui sviluppo sin troppo rapido non teneva in debita considerazione i rischi connessi all'imbarco di certi esplosivi altamente instabili. La Benedetto Brin, così come altre navi, era colata a picco per una fatale disattenzione, indotta dalla frenesia della condotta della guerra. Peccato che quella disattenzione, quella sottovalutazione del rischio, sia costata un salatissimo conto in vite umane, pagato in nome del progresso delle armi, in questo caso delle artiglierie. Non c'era tempo, a quanto pare, per investigare abbastanza a fondo sulla pericolosità di certi esplosivi. Non c'era tempo. Forse non c'era nemmeno l'intenzione, perché tutti gli sforzi, anche scientifici, erano rivolti a un unico argomento, il conflitto in corso, la Grande Guerra, che si combatteva su ogni campo di battaglia, per terra, per mare e per la prima volta anche nei cieli. Una guerra sostanzialmente totale, che non ammetteva nessuna remora e nessuna pausa, nemmeno per investigare sulla reale pericolosità di alcuni strumenti da utilizzare nel corso proprio di quella guerra. E questo ci fa capire una cosa, ancora oggi, quando si parla di nuove armi potenzialmente decisive, ma pericolosissime. Scherzare col fuoco è molto pericoloso. Pensare di poter comunque controllare dei nuovi armamenti, a volte nemmeno del tutto testati, espone a rischi pazzeschi. A tutti coloro i quali sono impegnati nella ricerca bellica e ancora di più agli alti ufficiali che spingono sempre perché queste nuove armi entrino in servizio il prima possibile. Andrebbe ricordato un antico mito, quello di Prometeo, il titano che osò sfidare gli dei, rubando il fuoco, donandolo all'uomo. Perché questo mito è così importante? Perché Prometeo venne punito per il suo peccato. La sua punizione fu di essere legato a una montagna e costretto ogni giorno a subire la visita dell'aquila di Zeus che gli divorava il fegato che poi ovviamente si rigenerava. Ma ancora di più, è proprio quel dono improvvido a farci riflettere. L'essere umano non è pronto, e difficilmente lo sarà mai, per governare in piena consapevolezza i progressi troppo rapidi. Ha già rischiato molto in vari ambiti e continua a rischiare. Pensate alla corsa al nucleare, pensate ai disastri nucleari, pensate all'impiego di armi nucleari. Ecco, tutto questo dovrebbe farci riflettere. La tragedia della Benedetto Brin, di cui oggi ricorre il 109 anniversario, è solo un esempio, magari piccolo se volete, ma neanche troppo, di quanto l'essere umano continui a sottovalutare i pericoli e a sopravvalutare la propria coscienza, la propria conoscenza tecnologica e la propria eccessiva sicurezza nell'essere sostanzialmente l'animale più evoluto di questo pianeta.